Ciao amici, benvenuti di nuovo sul nostro canale YouTube Metodo Easy Tennis Play. Oggi trattiamo il rovescio di Novak Djokovic. Allora, Nole usa come impugnatura per la mano dominante la Continental, l'impugnatura Continental, e per la mano non dominante l'impugnatura Eastern di diritto. Allora, cosa abbiamo qui? Guardate un po', come la prima cosa che non le fa, cambia l'impugnatura della mano destra, mano dominante, aiutandosi con la mano non dominante. Guardate qui come ha cambiato l'impugnatura. Vediamo qui, guardate, la mano non dominante cambia l'impugnatura, ruota la racchetta nella mano destra. Guardate come la mano destra, mano dominante, non si muove, invece la mano non dominante ruota la racchetta subito dopo. Cosa ha fatto Nole? È sceso con la mano non dominante vicino alla mano dominante. Guardate come le mani sono unite, ben unite, guardate. Nole fa una preparazione lineare che comunque per il rovescio a due mani è una preparazione uniturn. Che significa? Significa sempre che il tronco ruota insieme alle braccia e la racchetta. Vediamo anche dall'altra prospettiva. Guardate come scende con la mano non dominante, prima ha cambiato l'impugnatura con la mano non dominante e poi è sceso. Guardate. E come vedete comincia a ruotare il tronco insieme alle braccia e la racchetta. Già qui si vede come il piatto corde è rivolto verso il basso, quindi sin dall'inizio della preparazione il piatto corde è rivolto verso il basso. Vediamo, andiamo avanti, guardate un pochettino come le mani sono unite, la testa racchetta è alta e le braccia sono distese, quindi questa preparazione lineare comporta che le braccia siano distese. Guardiamo un po', guardate come ha cambiato l'impugnatura e si comincia a preparare. Andiamo avanti, guardate un po', le braccia rimangono sempre distese, tutte e due. Il peso del corpo si è spostato sulla gamba non dominante. Guardate come si è spostato sulla gamba non dominante, quindi la preparazione va fatta sulla gamba non dominante. Questo è l'asse in cui Djokovic si trova mentre fa la preparazione. Vediamo dall'altra prospettiva, vediamo che succede. Guardate pure qui come la preparazione va fatta sulla gamba non dominante. Guardate, il piede dominante non è per terra, è alzato, quindi sicuramente il peso del corpo in questo momento sta più sulla gamba non dominante che sulla gamba dominante. Andiamo avanti, le braccia rimangono sempre distese, guardate. Vediamo un po', guardate, qua è la fine della preparazione. Che succede? Che qui abbiamo il braccio dominante disteso, guardate, invece il braccio non dominante è leggermente flesso, quindi prima erano tutte e due distese, alla fine della preparazione
guardate, le braccia distese. Invece alla fine della preparazione abbiamo il braccio non dominante leggermente flesso, così questa qui è la fine della preparazione. Un'altra cosa molto importante, guardate le anche e le spalle. Le anche sono perpendicolari alla rete, invece la linea delle spalle, guardate, è più girata rispetto alle anche, per creare un ulteriore slancio alla racchetta. Vediamo anche dall'altra prospettiva, guardate, ci si appoggia sulla gamba dominante, si trasferisce il peso sulla gamba dominante, guardate come le spalle sono più girate rispetto alle anche, creando una torsione, una piccola torsione. Da qui inizia la caduta della testa a racchetta, vediamo, guardate, da qui inizia la caduta della testa a racchetta. In questo momento le anche cominciano a ruotarsi, quindi da qui si comincia a eseguire un gesto di lanciare la racchetta in avanti, ovviamente sempre prima dell'impatto con la palla. Guardate, un'altra cosa molto importante che favorisce la rotazione delle anche è il ginocchio non dominante, che comincia a fare una rotazione interna. Guardiamo anche dall'altra prospettiva, come si vede, da qui si comincia la rotazione delle anche e la caduta della testa della racchetta. Guardate qui come il ginocchio, questa posizione del ginocchio che sta prima di colpire, e poi vedremo più in là come ha eseguito questa rotazione interna il ginocchio non dominante. Da qui comincia la caduta della testa a racchetta, guardate come scende, in questo momento qui finisce la caduta, la fase della caduta della testa a racchetta, e comincerà subito dopo la fase di accelerazione. Guardate un attimo, una cosa molto importante, come il polso dominante è flesso verso il basso. Guardate anche le anche, scusate il gioco di parole, come prima erano perpendicolari alla rete, adesso invece si sono ruotate con l'aiuto, guardate, il ginocchio non dominante, con l'aiuto della rotazione interna del ginocchio non dominante. Comunque sia, le spalle sono ancora disallineate alle anche, quindi ancora non sono arrivate in linea con le anche. Vediamo dall'altra prospettiva, guardate la testa a racchetta come scende, ed è arrivata verso il basso, quindi la testa a racchetta che punta verso il basso con il piatto sempre chiuso. Vediamo, guardate un po'. Guardate un'altra cosa importante, che la testa a racchetta è più bassa delle mani, e soprattutto che il piatto corde è sempre inclinato verso il basso, come abbiamo iniziato. Guardate, già qui il piatto corde era chiuso, si vede, si nota come è chiuso, anche qui vediamo, rimane sempre inclinato verso il basso. Da qui comincia la fase di accelerazione. Andiamo avanti, guardate che succede, che le spalle si sono allineate alle anche sempre prima dell'impatto con la palla, e la testa a racchetta comincia a salire
obliquo verso l'alto, ovviamente sempre prima dell'impatto. Guardate le spalle, guardate le anche. Continuiamo con la fase di accelerazione. Guardate, l'impatto con la palla è sempre davanti al tronco, e nell'impatto con la palla guardate come prima il braccio non dominante era piegato, invece il braccio dominante era disteso. Adesso cambia, il braccio non dominante si è disteso e il braccio dominante si è piegato leggermente e flesso leggermente. Guardate la testa racchetta da dove è partita e dove è arrivata. Quindi sta salendo, come abbiamo detto prima, sta salendo in avanti verso l'alto, obliquo verso l'alto. Vediamo dall'altra prospettiva cosa si vede bene. Guardate l'impatto con la palla, guardate come la testa racchetta è salita da qui a qui. Le mani sono arrivate all'altezza, scusate, la testa racchetta è arrivata all'altezza delle mani. Andiamo avanti. Da qui comincia la fissazione dell'impatto con la palla, quindi sarà una semi no look, come vedremo. Guardate, lo sguardo è rimasto sull'impatto con la palla. Guardate, lo sguardo è rimasto sull'impatto con la palla. Un'altra cosa molto importante è lo spostamento, tra virgolette, dalla mano non dominante da dietro in avanti. Guardate, quando è partito, la mano non dominante, guardate, era dietro alla mano. Guardate, era dietro alla mano dominante. Cosa è successo? Guardate, la mano non dominante è arrivata davanti alla mano dominante. Sempre, guardate, sempre questa fissazione dell'impatto con la palla, che sarà una semi no look, cioè non sarà una fissazione dell'impatto con la palla fino alla fine del movimento. Guardiamo anche dall'altra prospettiva. Guardate, qua si vede meglio come il braccio non dominante si è disteso, invece il braccio dominante si è piegato ad un angolo di 125 gradi più o meno. Guardate anche la mano non dominante come sta davanti, guardate, sta davanti alla mano dominante, la mano sua sinistra è davanti alla mano destra. Quindi dopo l'impatto con la palla, la testa racchetta è andata in questo caso in avanti e verso l'alto. Vediamo un po'. Guardate qui come il ginocchio non dominante si è rotato per favorire la rotazione delle anche. Vediamo prima come era. Guardate il ginocchio, guardate il ginocchio non dominante come stava, e invece adesso come è arrivato. Guardate il ginocchio non dominante che ha finito la rotazione interna. Vediamo dall'altra prospettiva. Guardate, pure qui si vede il ginocchio non dominante come si è rotato all'interno. Vediamo quanto durerà questa fissazione dell'impatto. Guardate, già adesso ha cominciato a guardare in avanti, quindi quasi fino alla fine del movimento ha guardato l'impatto con la palla. Vediamo il finale.
Guardate come qua si vede un po' meno, dall'altra prospettiva si vedrà meglio, come la mano non dominante tocca la spalla dominante, guardate un po', e la punta della racchetta, la testa della racchetta, arriva indietro ed è rivolta verso il basso. Questo è il finale del movimento. Vediamo un po' dall'altra prospettiva, vediamo il finale. Guardate come la mano non dominante tocca la spalla, guardate come tocca la spalla dominante, si vede ben chiaro. Un'altra cosa importante secondo me è l'angolo tra le braccia quando si finisce il movimento, quando Nole finisce il movimento. È proprio un angolo retto tra il braccio non dominante e il braccio dominante. Guardate i gomiti, uno è rivolto verso avanti e l'altro è rivolto verso il basso. Allora, questo era il video analisi del rovescio di Novak Djokovic con la biomeccanica del rovescio di Novak Djokovic. Io spero che vi sia utile, che riuscite a migliorare il vostro rovescio seguendo lui, per chi è fan di Novak Djokovic. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro buona vita, buon tennis e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!